Ciao, benvenuti, sono Giulio Neri, siamo a Foggia ai Santi, è una casa sicuramente devota alla natura, alla ricerca della vita lenta, dove il concetto della natura scandisce i tempi, scandisce i piatti, scandisce i cocktail e dove la dedizione è all'attenzione sulla natura stessa, non tanto sulla bellezza di un prodotto, ma sul momento migliore della sua espressione, della sua qualità e soprattutto della sua etica, che vuol dire non usare troppo una pianta, non mangiarla troppo. Bloody Mary sa di estate, sa di fresco. Avremo 3 interpretazioni differenti con tecniche molto differenti l'una dall'altra per esaltarne i gusti. Useremo varie tipologie di pomodori, ognuna molto ben pensata per il ruolo che dovrà avere, sia per il colore che per quanto riguarda la parte acida, che per la raccolta e la maturità del prodotto stesso. La storia del Bloody Mary sicuramente non è italiana, nasce nei primi del Novecento all'Harris Bar a Parigi, ma il pomodoro è super italiano come concetto, quindi noi siamo qui a esaltare un concetto di aperitivo italiano, infatti il nostro cocktail si chiama Pomodoro. Ovviamente io non parlo solo per me, io parlo di tutta la famiglia che ci circonda e in questo caso parlo anche di una grande spalla aiuto che è Marco Notari, il nostro bar manager, ovviamente grande barman del salotto. È lui che dovrà trasformare la natura in un bicchiere e più che altro spiegarla. La nostra è più una missione, davvero il cliente nostro deve capire come viviamo la natura, assaporarla e più che altro ricordarla, che per noi è molto importante questo concetto. Ogni gusto è un ricordo. Nella passeggiata che faremo con mia madre andremo a raccogliere vari tipi di pomodoro, varie tipologie. I cocktail che faremo quest'oggi sono 3, un inno al pomodoro, pappa, sugo e polpa. Sono in questa casa da ben 44 anni, che era un podere della famiglia del mio marito, e quindi abbiamo cominciato a fare questo tipo di coltivazione naturale in biologico già da quegli anni lì, e poi per sostenere queste scelte la nonna dei miei figli ci regalò la muccheria, che è questo podere che noi ristrutturammo negli anni '80, facemmo una piscina e cominciamo a affittare, furono i primi agriturismi praticamente. Allora, qui siamo nel nostro orto, è un orto nuovo che abbiamo fatto quest'anno anche un po' velocemente per mettere tutte le varietà di pomodori che abbiamo. Ne abbiamo circa una quarantina che tutti gli anni selezioniamo e riproduciamo i nostri semi. Allora, i pomodori che useremo nei cocktail sono tutte delle varietà che noi selezioniamo da noi e quindi piano piano diventano nostre. Infatti abbiamo dei pomodori bianchi, gialli, neri, e questo ci permette di cambiare tanto i sapori e quindi di lavorare sulle varietà specifiche. Allora, questi qui sono i ciliegini. Quando si comprano nei negozi troviamo che sono tutti rossi, uguali, da quello più piccolo a quello più grande. Ecco, questo è uno dei primi errori di acquisto che si può fare, perché vuol dire che gli sono stati dati dei disseccanti. È totalmente artificiale questo passaggio, perché non può esistere che un pomodoro abbia sullo stesso rappo tutti i pomodori allo stesso grado di maturazione, perché la pianta cerca di farli in più passaggi. Se tutti maturassero insieme e tutti andassero in terra insieme, ovviamente ci sarebbe una difficoltà di nascita, di germinazione. Questo significa anche che la raccolta deve essere fatta tutta manuale. Questo è un ibrido fra un canestrino e un pisanello, sono tutte e due varietà autoctone. Pappa, polpa e sugo. Ora parliamo della pappa per primo, ovviamente useremo dei pomodori pisani e un semplicissimo pachino. La pappa al pomodoro alla fine è l'Italia, anche la Toscana sicuramente, quindi un piatto super storico, super conosciuto, abbiamo solo cercato di berlo. Una volta inseriti i pomodori nella brocca andremo a condire con un po' di sale, zucchero
inseriamo il peperoncino e dopo la melissa cress. Un gocciolino di acqua e andiamo a frullare. Una volta filtrato il nostro succo lo andremo a imbottigliare. Per eseguire questo cocktail abbiamo bisogno del nostro succo di pomodoro aromatizzato con la melissa, della vodka e adesso andremo a eseguire il throwing per raffreddare, diluire e far inglobare aria al cocktail. Una volta raffreddato e diluito andremo a prendere un tumbler alto con un chunk di ghiaccio. Verseremo all'interno del nostro bicchiere. Dopo aver versato il cocktail guariremo con un crescione di melissa. E questo è il nostro Bloody Mary in versione pappa. Allora, passiamo poi alla prossima varietà di pomodori, che è il datterino giallo, che praticamente ha una dolcezza particolare, molto consistente e molto saporito. Questo è il colore originale del pomodoro giallo. E non è solo il colore, cambia molto il gusto di questi piccoli pomodori. Allora, andiamo con un'altra parola che sicuramente segue il pomodoro, che è sugo. In questo caso andiamo a fare un'acqua di pomodoro con i nostri pomodorini gialli. Andremo a fare un'infusione di vodka con una sciso bicolor e una sciso purple, così a esaltare sicuramente una nota di cumino e una nota mentolata dalla bicolor. Per fare questa infusione con la vodka ci serve mezzo litro di vodka, dopodiché andremo a inserire 3 foglioline di sciso purple e le foglie di sciso bicolor. Una volta inserito tutto all'interno della vodka l'andremo a mettere sotto vuoto e fare un'infusione a bassa temperatura per un paio d'ore. Dopo un paio d'ore questo è il risultato. In questo caso andremo a utilizzare la tecnica stir, dove uniremo la nostra acqua di pomodorino giallo e la vodka infusa con lo sciso bicolor e le foglie di sciso purple. Raffreddare e diluire con una stirrata. Prenderemo il nostro tumbler alto con il chunk di ghiaccio e andremo a versare. Il colore ci soddisfa. Andremo a inserire la foglia di sciso purple al contrario per mettere in risalto le venature e il suo colore. Il cocktail è pronto. Cheers! Questi qui sono pomodori che si chiamano Sun Black, che hanno questa stellina e nascono neri. Questo è un pomodoro che è stato studiato dall'Università di Pisa per riuscire a mantenere la parte di licopene, ossia questa colorazione nera, che ha dei grossi vantaggi a livello di salute, perché è una sostanza molto importante
Tra le altre parole che elogiano il pomodoro, la nostra cucina, sicuramente c'è anche la polpa di pomodoro. In questo caso è un altro cocktail per noi e non un piatto. Base del pomodoro è un bel Black Sun, quindi abbiamo un pomodoro sicuramente anche lì inusuale dall'aspetto. Una preparazione che è un po' più simile alla preparazione delle castagne in verità. Bisogna prendere in padella, inciderle, a fare una bella cottura a fuoco lento e così da farli estrarre tutti i liquidi e poterli esaltare al massimo. Avremo bisogno poi di un'altra preparazione base melanzane, faremo una melassa, tende anche questa a tirare fuori un po' il corpo zuccherino della produzione. Faremo un infuso in acqua con chili cress e zorri cress che ci servirà a donare piccantezza e acidità al nostro cocktail. Ora andremo a sminuzzare il nostro peperoncino. E partiamo questa infusione a freddo. Quando la temperatura dell'acqua arriverà all'incirca 80 gradi, lasceremo sobbollire qualche minuto per poi spengere fino a completo raffreddamento. Una volta raffreddato l'infuso lo frullerò. Abbiamo il nostro infuso in acqua che ci servirà a bilanciare la dolcezza della riduzione di pomodoro e la melassa di melanzane. La parte alcolica, anche in questo caso, viene data dalla vodka. Raffreddiamo e diluiamo con la tecnica stir. E come garnish il Morar. E queste sono le 3 visioni del Bloody Mary e di un'estate italiana. Siamo giunti alla fine e ringrazio, è stata una bellissima esperienza e ringrazio le collaborazioni con Italia Squisita. Vi aspetto qui in Toscana, a Poggia ai Santi, il salotto e il ristorante in sale sono a disposizione. Grazie ancora, quando volete siamo qua.